Oggi iniziamo un ciclo di video che è dedicato alla bestia nera dell'informatica per chi vi si approccia per la prima volta, ossia Google Fogli, che altro non è che il corrispettivo online di Excel, ma sviluppato da Google e quindi molto meglio. Il mio obiettivo è partire da zero, dando quindi informazioni utili anche a chi non ha per niente esperienza, fino a portarvi a essere quel collega che viene chiamato quando c'è bisogno di aggiustare qualcosa che non sta funzionando su un file di Excel o di Google Fogli. Lo so che a volte è più comodo dire ma fallo tu che io non ho le competenze per questa cosa. E invece con orgoglio oggi imparerete a fare un sacco di cose. Come promesso, se non sai da dove iniziare te lo mostro io. Innanzitutto, per entrare in Google Fogli puoi scegliere diverse strade. Puoi scriverlo direttamente in Google cercandolo da qui, oppure qui nel menu delle app di Google in alto a destra troverai di sicuro Fogli. Come ormai siamo abituati a vedere in tutto l'ecosistema dei Google Docs, anche con Google Fogli, scusa, credo di non aver capito. Ci vengono proposte alcune soluzioni che già sono preimpostate, oppure possiamo partire da un foglio di lavoro vuoto ed è quello che scegliamo noi. Se in passato hai utilizzato Excel, il concetto è lo stesso. La prima e più interessante delle differenze che possiamo notare è che Google Fogli è completamente online e il salvataggio avviene automaticamente appena noi digitiamo qualsiasi informazione. Facciamo una brevissima panoramica dedicata a tutti coloro che non hanno mai avuto a che fare con un foglio di lavoro, che fosse di Excel o che fosse di Google Fogli, e quindi capiamo come è strutturato. Come vedete, l'intera area è organizzata con dei rettangolini che si chiamano celle e ogni cella ha, per così dire, un nome e un cognome preciso che possiamo dedurre dalla colonna in cui è posizionata e dalla riga, esattamente come la battaglia navale, B2 in questo caso, A3. Già questa è un'informazione che ci sarà utilissima in seguito quando faremo dei riferimenti specifici a determinate posizioni all'interno del foglio di lavoro. Ricordatevelo, ogni cella ha un nome e un cognome. Qui in basso invece è possibile gestire i fogli di lavoro, infatti vedete che ora c'è scritto foglio 1, possiamo volendo aggiungere ulteriori fogli di lavoro qua a fianco qualora avessimo un progetto che richiede la presenza di più fogli di lavoro contemporaneamente. Aggiungerli è molto semplice, infatti ci basta cliccare sul più in basso a sinistra e vedete che compare foglio 2 a fianco. Prima di iniziare a lavorare diamo un nome al nostro foglio di lavoro ed è molto semplice perché ci basta cliccare in alto a destra dove c'è scritto foglio di lavoro senza nome e digitare il nome che vogliamo assegnare al file. Quando sono in fase di modifica del nome, a destra vedo anche dove sarà salvato il documento, quindi in questo caso in il mio Drive, quindi nella cartella generica di Google Drive. Se io ci clicco sopra, posso scegliere anche altre destinazioni o altre cartelle che siano già presenti nel mio Google Drive. State ben attenti, questa non è una cosa secondaria, anzi è molto utile. Infatti se voi avete installato Google Drive o Google Fogli anche sul vostro cellulare, diventerà estremamente semplice riuscire a trovare un documento che avete creato col computer anche sul vostro cellulare e in questo modo accedervi velocemente su qualsiasi dispositivo abbia l'account con cui state lavorando. Come piace a noi, veniamo subito al pratico. Ho iniziato a creare un foglio che contiene un elenco di fatture, la data, la descrizione del prodotto venduto e qui a fianco voglio indicare chiaramente l'importo. Comincio già a farvi vedere un piccolo dettaglio che negli anni ho visto che ha fatto impazzire decine di corsisti. Come vedete, dentro la cella C1 descrizione prodotti non ci sta. Infatti si spinge oltre e sembra invadere anche la cella D1. Ricordatevi che quello che scrivete all'interno di una cella non andrà mai dentro a un'altra cella. È solo una visualizzazione di Google Fogli che lo fa apparire così, ma nel momento in cui noi accanto, quindi in D1, volessimo scrivere importo totale, vedete che quando io clicco invio, qua non c'è più scritto descrizione prodotti che sfora. Vedete che la scritta descrizione prodotti adesso non va più su D1, non si sovrappone più. Non significa che sia stata cancellata, ma anzi questo ci porta verso la prossima funzionalità che è importantissimo conoscere, ossia come gestire le colonne e le righe in un Google Fogli. Vi capiterà sempre di dover gestire la larghezza di una colonna o l'altezza di una riga. Vi basta spostare il mouse in alto posizionandovi sulla riga che separa le due intestazioni di colonna C e D. Cliccare e trascinare. Come spesso accade, questo non è l'unico metodo. Infatti, allo stesso modo, se ci spostiamo su questa riga e facciamo doppio clic, Google Fogli
allarga già la colonna quanto basta per contenere la scritta più lunga che è presente in quella stessa colonna. È un po' come se facesse un ridimensionamento automatico. Nel caso in cui il contenuto delle celle fosse più corto della larghezza attuale, se noi facciamo il doppio clic, la colonna ovviamente si restringe vistosamente. Ora invece vi mostro già un trucco che non molti conoscono ma che sarà utile per tutti. Nella descrizione dei prodotti vorrei poter andare a capo perché il mio sia un elenco di prodotti che sto vendendo. Chiaramente non posso premere invio perché nel momento in cui premo invio la cella viene chiusa. Per andare a capo ma restando all'interno di una cella devo premere invio insieme a CTRL, quindi facendo CTRL e invio vedete che il cursore si è spostato a capo. Io posso scrivere la mia seconda riga e quando faccio invio l'altezza della riga viene corretta da Google Fogli per fare in modo che ci stia tutto il contenuto. Ci spostiamo ora su un'altra funzionalità utile. Visto che quello delle fatture è un elenco progressivo, io posso posizionarmi sull'ultima fattura che ho scritto manualmente, spostare il mouse su questo pallino in basso a destra della cella, cliccare e trascinare verso il basso. Automaticamente Google Fogli continua la progressione in quanto ha rilevato che si tratta di un numero e quindi capisce che deve fare la progressione. Considerate che funziona non solo con i numeri ma anche con le date. Infatti se io qua prendessi il pallino e lo trascinassi verso il basso, lui mi farebbe anche il progressivo delle date. Nel nostro caso non lo useremo, però era importante vedere che funziona anche con le date. E adesso ci spostiamo su un altro tema che è molto importante ma anche questo molto spesso viene trascurato, è quello del formato cella. In Google Fogli come in Excel ogni cella deve contenere uno ed un solo tipo di informazione. Per comodità potremmo dire che le informazioni che andremo a trattare sono di tipo numerico, di tipo data, testo o valuta. Posso modificare il formato delle celle singolarmente o, molto più frequentemente, anche in blocco cliccando ad esempio sull'intestazione di colonna. Ora vi faccio vedere come si modifica il formato della data. È molto semplice, basta andare su formato, numero e vedete che nell'elenco delle possibilità c'è anche data. Se io clicco su questa proposta che ci fa Google, avete visto che le date sono già state corrette nel formato giorno in 2 numeri, mese in 2 numeri e anno in 4 numeri. Nel caso delle date il formato può essere personalizzato in modo molto approfondito. Torniamo nel menu del formato e in fondo c'è data e ora personalizzate. Google ci propone una serie di modi diversi in cui la data può essere rappresentata. Inoltre qui in alto potete scegliere voi stessi come volete che venga rappresentato ogni singolo elemento della data. Lo stesso avviene per la colonna della valuta. Infatti se seleziono e torno nel formato, nel menu numero posso scegliere tra contabilità, finanziario eccetera eccetera. Clicco su valuta e vedete che mi ha aggiunto automaticamente il simbolo euro e mi ha aggiunto anche le cifre dei centesimi. Qualora per qualsiasi motivo avessimo bisogno di un altro simbolo che rappresenta gli importi, possiamo modificarlo andando sempre qui e in fondo c'è valuta personalizzata e qui trovate l'elenco di tutte le monete che possono tornare utili. Vi assicuro che impostare il formato celle correttamente già all'inizio del documento, quando iniziamo a lavorarci, vi eviterà un sacco di ironie successivamente. Vi voglio far notare un grande vantaggio dell'utilizzare Google Fogli, che è quello del salvataggio automatico di cui vi ho già accennato. Se io ad esempio imposto uno sfondo alla riga di intestazione dati, guardate qui in alto dove c'è questa nuvoletta, avete visto che è uscito l'avviso di salvataggio e poi la conferma che effettivamente il file è stato salvato in Drive. Questo è molto comodo perché vi mette anche al sicuro da eventuali sbalzi di corrente o dimenticanze. Inoltre, se volete vedere l'elenco dei vari salvataggi, cliccando su questo orologio vedete proprio l'elenco delle ultime modifiche che sono state fatte al vostro file. Qualora il file fosse condiviso, qua vedreste anche gli interventi da parte delle altre persone. Quindi nessun collega potrà più dire non sono stato io a modificare questo file. Certo, però questa è un'arma a doppio taglio perché potrebbero fare la stessa cosa con voi. E visto che l'ho già accennato, parlo di un'importantissima funzionalità che è quella della condivisione. Se noi ci spostiamo col mouse qui in alto a destra, cliccando su condividi, possiamo scegliere di condividere
questo documento con altre persone, semplicemente inserendo la loro mail. Una volta che avete inserito l'indirizzo di posta elettronica della persona con cui volete condividere il vostro Google Fogli, potete scegliere se questa persona abbia diritto di modifica del Google Fogli stesso e quindi possa intervenire inserendo informazioni o modificando anche l'aspetto grafico, oppure se questa persona deve essere abilitata unicamente a visualizzare il documento oppure addirittura a commentarlo, quindi poter inserire dei piccoli commenti personali su come poter intervenire e migliorare il Google Fogli. Potete scrivere un messaggio personalizzato per spiegare alla persona che riceverà il link di che cosa si tratta. Cliccando su invia partirà quindi una mail automatica al nostro collega in questo caso, e successivamente possiamo anche recuperare il link a questo Google Fogli cliccando sul pulsante qua in basso a sinistra. Bene, concludo questo primo video dedicato a Google Fogli ricordandovi che come sempre qui in alto avete tutte le impostazioni per la modifica della formattazione del documento, e spesso, come succedeva anche in Excel, queste hanno un valore molto più che grafico, aiutano proprio a capire meglio quello che succede sul documento e evitare di fare confusione tra una cella e l'altra. Con queste prime basi viste oggi siete già operativi e pronti a lavorare su Google Fogli, e vi assicuro che alcune delle cose che abbiamo visto anche qualcuno che già smanetta su Google Fogli forse non le conosceva. Magari si tratta di piccoli dettagli, ma che vi assicuro che alla lunga faranno la differenza. Come vi ho anticipato all'inizio del video, questo è solo il primo di una serie, quindi presto arriverà anche la seconda parte nella quale inizieremo a parlare di formule e di come automatizzare un foglio di lavoro. Ci vediamo alla prossima!